E buongiorno carissimi e benvenuti nel primo paese del mio viaggio senza scadenza, benvenuti in India! In questo momento mi trovo a Delhi, la capitale di questo immenso paese dell'Asia. Starò qui qualche giorno e in questo video cercherò di mostrarvi alcune delle principali attrazioni che sono presenti in questa caoticissima città. Voi mettetevi comodi, rilassatevi e venite con me alla scoperta di Delhi. Andiamo! Come prima tappa ho scelto di visitare il Red Fort, che è stato dichiarato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità ed è sicuramente una tappa imperdibile se visitate Delhi. È gigantesco, ci sono un sacco di palazzi, un sacco di giardini. L'ingresso per i turisti è decisamente molto più caro rispetto che le persone indiane, infatti noi paghiamo 550 Indian Rupees, che sono tipo poco più di 5 euro, contro i 50 che paga un indiano, però ci sta, fa parte del gioco. Sono appena entrato e adesso me lo visito con calma, è davvero davvero gigantesco. Sto facendo iscrivere questi ragazzi al mio canale YouTube. Faglielo vedere. È il mio canale YouTube. Abbiamo subito dei piccoli follower. Grazie. Thank you. Anche te ti iscrivi al canale? Very good. YouTube. Yeah, of course. Sono una star. Thank you. You're welcome, don't worry, it's okay. Bye. Bye. Adoro questa cosa che chiunque, basta che gli sorridi e viene subito, ti chiede di fare un selfie, poi vogliono farsi tutti la foto insieme a te, ti fanno sentire proprio come se fossi un VIP, solo perché sei bianco o comunque sei uno straniero nella loro terra, nel loro paese, e ti accolgono così. Mi piace tantissimo, sarà che è il primo giorno, ma questa cosa al momento mi sta piacendo un sacco. Il Forte Rosso fu costruito nel 1639 dall'imperatore Moghul Shah, aspettate che devo leggerlo, Shah Jahan, spero di pronunciarlo correttamente. Questo forte racconta il livello artistico del tempo in cui si fondono arti prevalentemente persiane, europee ed indiane, motivo per cui è considerato uno dei monumenti indiani di più grande prestigio e quindi assolutamente da visitare. Questo raga è il casino che si trova in Old Delhi, praticamente Delhi è divisa dalla nuova Delhi, New Delhi, la parte più moderna con gli edifici più moderni, e la Old Delhi, che è quella vecchia, quella in cui mi trovo in questo momento, che è piena di bazar, di mercati, di templi, dove si trova appunto anche il Red Fort che abbiamo appena visitato. C'è un sacco di gente, c'è ovviamente tantissimo casino, è sicuramente un'esperienza a 360 gradi, sia sensoriale che uditiva, olfattiva anche. Oh my god. Hello. È così, è così. A due passi dal bazar in cui stavo camminando prima si trova la moschea del venerdì, quella che viene chiamata la moschea del venerdì, ovvero Jama Masjid. Pensate che è la moschea più grande di tutta l'India, è enorme. Per gli stranieri costa 300 rupie, sono poco più di 3 euro. Ecco qua, altri due con cui ho fatto una foto, arriva un altro, vieni. Foto? Yeah. Of course. Very good. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Thank you. Ancora. Raga, Old Delhi è il caos più totale. Non c'è parola che meglio descrive la situazione in cui mi trovo in questo momento. Gente ovunque, moto ovunque, taxi, risciò, tuk tuk, gente che vende dell'impossibile, clacson, tantissimi clacson e c'è tantissima gente. È veramente fuori di testa. Adesso se riesco vi porto a vedere un mercato che è molto famoso, un mercato delle spezie più grande di tutta l'Asia, così lo definiscono. Dovremmo essere quasi arrivati. Sono arrivato nel mercato delle spezie, che appunto è uno dei più grandi mercati delle spezie di tutta l'India, di tutta l'Asia, scusatemi, e in effetti riesco a sentirlo perché c'è l'aria qui dentro che è difficile da respirare, mi entra nelle narici, nei polmoni, sento proprio questo super odore fortissimo di spezie, difficilissimo da respirare. E comunque sono arrivato, ce l'ho fatta. Si chiama Kauri Bauli Spicy Market. Non oso immaginare come sia vivere e lavorare tutto il giorno qui in questo mercato, perché non sono l'unico che tossisce, ce ne sono tante persone che tossiscono proprio perché l'aria è veramente difficile da respirare per via delle spezie. Non oso immaginare cosa significhi rimanere tutto il giorno, per tutti i giorni, in questo mercato. Deve essere veramente tosto. Tra l'altro stavo notando che da un bel po', cioè da quando sono entrato in questo mercato, che non ho più beccato nessun turista. Sono l'unico turista probabilmente in questo mercato e la cosa mi piace abbastanza. Pensate che Delhi è una delle città più popolose di tutta l'India, se non forse la più popolosa in assoluto. Alcune stime non ufficiali contano più di 21 milioni di abitanti e vi posso assicurare che si sentono tantissimo. Questo è la sera a Delhi. Non è che di sera si molla, C'è sempre casino anche di sera, raga. Sempre, ad ogni ora del giorno. Occhio, occhio fratello, occhio. Bello, che bello questo casino, mi piace. Mi sta proprio iniziando a piacere. Buongiorno carissimi, secondo giorno della mia visita qui a Delhi. Se ieri vi ho fatto vedere il centro storico, la vecchia Delhi, anche parte della nuova Delhi, ma comunque tutto concentrato nel centro storico della città, oggi mi sono spostato decisamente fuori Delhi. Ho preso un Uber, che tra l'altro se venite in Asia ragazzi vi consiglio di scaricarvi l'app di Uber perché è comodissima e sapete esattamente dove vi portano e quanto costa, soprattutto lo sapete già prima della corsa. Dicevo 40 minuti per arrivare qui con Uber, tra l'altro ho pagato 2 euro, uno scooter comodissimo, per vedere quello che vedete alle mie spalle, che sarebbe il Lotus Temple, e adesso vi spiego qualcosina di più. Il Tempio di Loto è un luogo di culto Bahá'í e praticamente la cosa che mi ha colpito fin da subito è che è aperto a tutti i fedeli indipendentemente dalla propria religione, quindi chiunque ci può entrare e pregare oppure meditare. Hi. Say hello to Italy. Hello. Hello, hi. Hello, hi.
चैनल को सब्सक्राइब करें. Bravo. Good. Like, comment, Ha detto di iscriversi al canale. La forma del tempio di loto è costituita da 26 petali di marmo bianco a formare appunto questo fiore di loto che è il simbolo della purezza in ogni religione. Qui con le regole sono un po' restrittivi, infatti mi hanno fatto togliere il microfono della macchina fotografica, quindi se sentite l'audio un po' bruttino è per questo motivo, perché sto registrando con la GoPro. Non ti fanno volare il drone, ma per ora ho trovato che da tutte le parti non posso far volare il drone. E dentro poi vabbè ti fanno togliere le scarpe e non puoi fare né foto né video all'interno del tempio. Sono entrato, è molto carino, bisogna mantenere il silenzio più assoluto. La cosa positiva chiaramente è che non si paga nulla per entrare, almeno questo tempio è gratis. Consigliata sicuramente una visita, anche e soprattutto per vedere poi il parco, perché c'è tanto verde e si è un po' più lontani dal caos del centro città e quindi si respira un'aria un po' più pulita e più tranquilla. Mi trovo in questo momento nella tomba di Humayun, un'attrazione che sinceramente ero indeciso se venire a visitare oppure no, anche perché è una delle più care che ho visto finora. Infatti l'ho pagata poco più di 6 euro, certo non è tantissimo, però ho notato che ci sono tantissimi turisti, è proprio pienissima, penso sia l'attrazione in cui ho visto più turisti, soprattutto indiani. In realtà amici mi devo decisamente ricredere, perché questo complesso di edifici è davvero impressionante. Non c'è solo la tomba di questo imperatore Moghul, ovvero Humayun, ma ce ne sono tante altre. Per esempio c'è la tomba della moglie che ha commissionato quest'opera, c'è la tomba del suo barbiere preferito e ci sono tante altre tombe anche per esempio dei suoi discepoli. Quella che vedete in questo momento alle mie spalle è la più maestosa ed è sicuramente la tomba appunto di Humayun, di questo imperatore Moghul. Questo complesso è stato costruito nel 1562 d.C. e si tratta della prima tomba giardino nel subcontinente indiano. Infatti la tomba di Humayun creò un precedente architettonico di riferimento per i successivi mausolei Moghul, il cui picco artistico si è sicuramente poi avuto con il Taj Mahal ad Agra, che andremo a vedere molto presto. 3, 2, 1. Raga, così è così. I'm Kusumita from India and lots of love to Andrea. Thank you. Devo proprio dire che queste tombe di Humayun mi sono davvero piaciute. Oltre al fatto che sono proprio dei begli edifici a livello architettonico, mi è proprio piaciuto il parco e l'edificio in sé. È stato molto divertente aver conosciuto questa mandria di ragazzini facenti parte probabilmente di una scuola, erano in gita anche loro a visitare questo complesso di tombe. E chiaramente ti fanno sentire una celebrità, ti chiedono di dove sei, vogliono farsi tutti un selfie con te. E parlavano anche molto bene l'inglese sti ragazzi, quindi è stato carino, mi sono divertito. Cari amici viaggiatori, direi che termina qui il primo video sull'India. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché chiaramente il mio viaggio in India non è ancora finito. Infatti oggi prenderò un treno che mi porterà in una nuova città e vedremo una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Non vedo l'ora, sono super emozionato, quindi se non volete perdervi gli altri episodi che usciranno prossimamente sulla serie dell'India, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete il video a tutte le persone che volete, mi raccomando mettete un bel like e io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Paolo, questo posto mi piace tantissimo perché nonostante si trovi in pieno centro. Paolo. Cazzo, un cane. Sono spaventato tantissimo. Mi viene da pensare che tutte le spezie che si trovano nei... E stavo leggendo, mi stavo informando prima che infatti questo complesso si trova... Vabbè, è stata appunto una novità per... No. Sono più egocentrici di me, incredibile. Vogliono tutti essere al centro dell'attenzione.